Ciao a tutti, ragazzi e ragazze. Benvenuti, bentornati o semplicemente ben trovati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi perché ho preparato un video che so che vi piacerà un sacco, soprattutto se siete, come me, dei veri appassionati di soap opera turche e di gossip dietro le quinte. Oggi ci addentreremo in un argomento che ha fatto parlare tantissimo i fan negli ultimi anni, il rapporto tra Neslihan Atagul e Burak Özçivit. Avete presente? Deniz e Kemal, Nihan e Kemal in Kara Sevda, una delle soap opere turche più amate di sempre. Ecco, dimenticatevi per un attimo la magia che vedevamo sullo schermo perché quello che vi racconterò oggi è, diciamo, leggermente diverso. Preparatevi perché vi svelerò aneddoti, retroscena e vi presenterò la situazione come forse non l'avete mai sentita prima. Non mi limiterò a ripetere quello che trovate su internet, ma vi offrirò una prospettiva più approfondita, basata su interviste, dichiarazioni e, ovviamente, un pizzico di sana analisi. E fidatevi, ho scavato a fondo, ho setacciato forum di discussione turchi, ho decifrato post criptici sui social media e ho persino ascoltato le confidenze. Ovviamente non verificate al 100%, ma succulente, di qualche insider. Prima di iniziare, però, un piccolo favore, se vi piacciono i contenuti che propongo. Se siete curiosi di scoprire di più sul mondo dello spettacolo turco e se vi divertite ad ascoltare le mie chiacchiere, vi invito a iscrivervi al canale. È gratis, mi supporta tantissimo e vi assicura di non perdervi nessun nuovo video. Quindi, cosa aspettate? Cliccate sul pulsante iscriviti e attivate la campanella per ricevere le notifiche. Detto questo, iniziamo. Partiamo dal principio. Kara Sevda è stata un'esplosione di emozioni, un successo planetario. La chimica tra Neslihan e Burak era palpabile, un'alchimia che ha fatto sognare milioni di telespettatori in tutto il mondo. Ma, come spesso accade, la realtà dietro le quinte può essere molto diversa dalla finzione. E qui entriamo in un territorio minato, perché stiamo parlando di persone reali, con i loro sentimenti e le loro vite private. Bisogna maneggiare la questione con cura, senza scadere nel pettegolezzo becero, ma cercando di capire cosa possa aver innescato questa nube di mistero intorno al loro rapporto. Sin dall'inizio delle riprese, si sono rincorse voci di una certa freddezza tra i due protagonisti. Alcuni sostenevano che Burak, all'epoca già fidanzato con Fariye Evcen, non vedesse di buon occhio l'eccessiva confidenza di Neslihan, soprattutto durante le scene romantiche. Immaginate la situazione, ore e ore passate a recitare passione, sguardi languidi, abbracci e baci, anche se simulati. È comprensibile che la presenza della fidanzata di Burak, spesso sul set, potesse creare una certa tensione. D'altro canto, chi ha lavorato con Burak lo descrive come un professionista impeccabile, concentrato sul lavoro e rispettoso dei colleghi. Altri, invece, attribuivano il gelo a una presunta rivalità professionale, alimentata dal crescente successo di Neslihan, che sembrava oscurare, in alcuni momenti, la figura di Burak. Neslihan, con la sua freschezza, la sua intensità emotiva e la sua capacità di incarnare personaggi complessi, stava conquistando il pubblico e la critica. Burak, già affermato, si sentiva forse minacciato? È una domanda lecita, anche se difficile da rispondere con certezza. Nel mondo dello spettacolo, la competizione è spietata e la paura di essere messi in ombra è sempre presente. È importante sottolineare che queste sono solo voci, rumors, gossip. Nessuno dei due attori ha mai confermato pubblicamente di avere avuto problemi sul set. Anzi, in diverse interviste hanno sempre mantenuto un atteggiamento professionale, elogiando il lavoro dell'altro e sottolineando l'importanza della collaborazione per il successo della serie. Hanno parlato di rispetto reciproco, di stima professionale e di una chimica sul set che ha contribuito a rendere Kara Sevda un fenomeno globale. Ma, diciamocelo chiaramente, spesso le dichiarazioni ufficiali sono studiate a tavolino per proteggere l'immagine pubblica e per evitare polemiche. Tuttavia, i segnali c'erano. Alcuni atteggiamenti, alcune espressioni, alcuni silenzi durante le interviste congiunte non sono sfuggiti all'occhio attento dei fan e dei media. Ricordo, ad esempio, un'intervista in cui veniva chiesto loro quale fosse il loro momento preferito della serie. Burak rispose in modo piuttosto generico, parlando dell'importanza della storia d'amore e del messaggio che la serie voleva trasmettere. Neslihan, invece, pur parlando con entusiasmo della scena in cui Nihan e Kemal si ritrovano dopo anni di separazione, non menzionò mai Burak direttamente,
concentrandosi piuttosto sul lavoro del regista e della troupe, sull'emozione che provava nell'interpretare quel momento cruciale e sulla bravura degli sceneggiatori. Un dettaglio, forse, ma che a molti è sembrato significativo. Un'omission. E che ha alimentato le speculazioni. Un altro episodio che ha alimentato i rumors riguarda la festa di fine riprese di Cara Sevda. Tutti i membri del cast erano presenti, tranne Neslihan. Ufficialmente, l'attrice era impegnata con altri progetti, forse un nuovo film o una campagna pubblicitaria. Tuttavia, l'assenza ha insospettito molti, che l'hanno interpretata come un segno di distacco definitivo dal resto del gruppo, soprattutto da Burak. Una scelta che ha fatto rumore, soprattutto perché le feste di fine riprese sono un momento di celebrazione, di ringraziamento e di condivisione con i colleghi. Ma non è finita qui. Nel corso degli anni, i due attori non si sono mai più frequentati pubblicamente, né hanno mai rilasciato dichiarazioni l'uno sull'altra. Un silenzio assordante, soprattutto se consideriamo che entrambi sono molto attivi sui social media e che non hanno problemi a interagire con i colleghi, a commentare le loro foto e a scambiarsi messaggi di supporto. Questo silenzio, per alcuni, è la prova inconfutabile che tra i due non corre buon sangue. Per altri, è semplicemente una scelta di riservatezza, una volontà di proteggere la propria vita privata e di evitare ulteriori speculazioni. Ora, cerchiamo di analizzare la situazione con un po' più di distacco. È possibile che la relazione tra Neslihan e Burak fosse semplicemente professionale, senza particolari attriti o problemi. È anche possibile che le voci di una presunta rivalità siano state amplificate dai media e dai fan, desiderosi di creare una storia drammatica, un triangolo amoroso degno delle migliori soap opera. Dopotutto, il gossip vende, fa notizia e attira l'attenzione del pubblico. Tuttavia, è innegabile che ci siano stati dei segnali, degli indizi che suggeriscono qualcosa di più complesso. Forse, la forte pressione mediatica, la gelosia del fidanzato di Neslihan, Kadir Dulu, la competizione professionale o semplicemente l'incompatibilità caratteriale hanno contribuito a creare un'atmosfera di tensione sul set. Kadir Dulu, marito di Neslihan, è noto per essere molto protettivo nei confronti della moglie. Forse la sua presenza sul set, anche se dettata dall'amore e dalla gelosia, ha contribuito a creare un clima di imbarazzo e di nervosismo. Inoltre, non dimentichiamoci che il mondo dello spettacolo è pieno di dinamiche complesse, di invidie, di competizioni e di strategie di marketing. A volte, le relazioni tra gli attori vengono costruite a tavolino per promuovere un progetto o per alimentare il gossip. E non è raro che, dietro un sorriso di facciata, si nascondano rancori e rivalità. Quindi, cosa possiamo concludere? La verità, probabilmente, la conoscono solo Neslihan e Burak. Noi, da bravi spettatori, possiamo solo fare delle ipotesi, basandoci sui fatti, sulle dichiarazioni e sulle sensazioni che abbiamo ricavato guardando la serie e seguendo le loro carriere. E, diciamocelo, anche sulle nostre speranze e sui nostri desideri. Perché, in fondo, tutti noi vorremmo che i nostri attori preferiti fossero amici anche nella vita reale, che la magia che vediamo sullo schermo si riflettesse anche dietro le quinte. Una cosa è certa, la loro interpretazione in Cara Sevda è stata magistrale. Hanno saputo trasmetterci emozioni intense, facendoci sognare, piangere e soffrire insieme a Deniz e Kemal. E questo, alla fine, è quello che conta davvero. Che ci sia stata o meno una scintilla, un'attrazione, una rivalità o una semplice amicizia, il loro talento è innegabile. Hanno dato vita a personaggi indimenticabili, che resteranno per sempre impressi nella memoria dei telespettatori. E forse, è proprio questo il segreto del successo di Cara Sevda, la capacità di trasformare una presunta tensione sul set in una chimica esplosiva sullo schermo. Di utilizzare la rivalità, l'invidia o la semplice antipatia per creare un'alchimia unica, che ha fatto sognare milioni di persone in tutto il mondo. Bene, ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessanti le mie considerazioni. Ho cercato di essere il più oggettiva possibile, pur senza rinunciare a un pizzico di sano gossip. Ricapitolando, abbiamo esplorato il rapporto tra Neslihan Atagul e Burak Özçivit, cercando di capire se c'è stato davvero qualcosa di più di una semplice collaborazione professionale. Abbiamo analizzato le voci, i rumors, le dichiarazioni e i segnali che ci hanno permesso di farci un'idea, seppur parziale, della situazione.
Abbiamo concluso che la verità è complessa e che probabilmente la conoscono solo i diretti interessati. Ma, soprattutto, abbiamo ribadito l'importanza del loro talento e del loro contributo al successo di Kara Sevda. Grazie di cuore per aver guardato il video fino alla fine. Spero che abbiate apprezzato il mio punto di vista e che abbiate trovato interessante l'argomento trattato. Adesso, tocca a voi. Voglio sapere cosa ne pensate. Credete che ci sia stata davvero tensione tra Neslia, N e Burak sul set di Kara Sevda? Qual è la vostra opinione? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate. Sono curiosa di leggere le vostre opinioni e di confrontarmi con voi. Magari avete sentito delle voci che io non conosco, o avete notato dei dettagli che mi sono sfuggiti. E, come sempre, prima di salutarvi, vi ricordo di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici appassionati di soap opera turche e, soprattutto, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. È un modo semplice e gratuito per supportare il mio lavoro e per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo dello spettacolo turco. Prometto che continuerò a scavare a fondo, a setacciare forum e social media, pur di portarvi contenuti esclusivi e succulenti. Quindi, cosa aspettate? Mettete mi piace, condividete e iscrivetevi. Un abbraccio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao! E ricordate, la verità è là fuori, da qualche parte tra un'intervista e un post su Instagram. A presto!